Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento alla scoperta della leggendaria utilitaria italiana francese, la Citroën 2 cavalli Charleston, edizione De Agostini scala 1/8, fascicolo numero 38. Seguitemi perché io ho, come vi ho anticipato nel primo video dell'unboxing, ho riscontrato dei problemi di incollaggio da parte dell'azienda che ha premontato dei pezzi su questo modello, che ho risolto e poi vi dirò come. Qualora dovesse anche a voi capitare una cosa di questo genere, saprete almeno come intervenire. Allora, andiamo a dare un'occhiata al fascicolo, perché così chi non ha fatto la collezione e ha piacere di dare lettura lo potrà fare. Io intanto vi anticipo che per questa sessione di montaggio io ho preso un lubrificante, un cacciavite a croce con la punta non media soltanto ma anche fine, poi vedrete perché, un cotton fioc per asciugare gli eventuali residui eccessivi di lubrificante, un chiodino o un ago abbastanza grande che poi vedrete. Sono cose importanti queste. Questo lo andremo a vedere dopo perché sono le varie fasi di montaggio che io ho già tutto visto, così vi semplifico a voi, almeno questo è il mio obiettivo, e vi garantisco un montaggio senza possibili errori. Non date per scontato che un modellino che si acquista basta mettere il pezzo sopra e che deve coincidere. Dovrebbe essere così, ma chi fa modellismo sa che non è così. Ma come ho già detto, finché è risolvibile, nessun problema. Abbiamo quasi finito. Ecco qua. Bene, penultima pagina di copertina e abbiamo finito la visione di questo fascicolo. Cosa ci serve per il montaggio? Ci serve questo, con i due convogliatori inseriti dentro, la vite ancora non è stata messa, ci vanno questi, con le viti SM che avete trovato nell'uscita numero 38, mettiamoli qua, e poi ci va la numero 38. Un lubrificante, un cacciavite a croce punta media e uno a punta piccola. È importante, fate attenzione, poi vedrete perché, che questo stelo sia molto più piccolo, cioè chiedo scusa, che questo stelo sia molto più piccolo di questo, perché dovrete passare sopra il disco dei freni, altrimenti non riuscite a montare la vite in maniera corretta. Un ago, vedete questo è abbastanza grande, o un chiodino come vi ho già detto, e un cotton fioc. Andiamo a vedere. Non vi fate trarre in inganno da questa foto, perché poi lo capirete da voi, ma vi potrebbe subito trarre in inganno perché, guardate,
collettori di aria calda per il riscaldamento, radiatore dell'olio che potete mettere da parte perché non verrà montata in questa sessione, e 2 serie di viti SM, RM, tutte e due, come potete vedere dall'ultima lettera che è la M che indica il metallo, vanno avvitate esclusivamente nel metallo e io qui userò per crearmi i filetti del lubrificante. Andiamo a vedere questa foto. La mettiamo proprio così, vedete? Siamo in questa posizione. Lui qua ci fa vedere che va messo così. In realtà non va messo così, non va messo così, perché, vedete, ve lo fa vedere rovesciato, guardate, ve lo fa vedere così e poi va messo così. Quindi non cercate di metterlo in questa maniera perché non è corretto. Ve lo fanno vedere in questa posizione e poi rovesciato, ok? Allora, prima cosa da fare, io non guardo più le istruzioni proprio per quello che ho detto prima, se no altrimenti non avrebbe senso semplificarvi tutto, tanto vale. Allora, guardate, prendete subito una vite RM, questa, e andate ad avvitarla qui. La bagnate nel lubrificante, io l'ho già fatto, e l'andate ad avvitare qui. Ok? Poi la svitate prendete questo ed è qui che dovete fare attenzione. Questo ha 2 perni sotto. Vediamo se riesco a farveli vedere. Eccoli qua. Abbiamo questi 2 perni, il foro chiaramente servirà per l'entrata della vite, poi questi 2 perni in plastica però sono più grandi dei fori d'entrata nel metallo, almeno nel mio modello erano così. Quindi ho preso in questo caso un ago, sono andato ad allargarmi i fori perché se non lo fate ed è necessario rompete i perni perché non entreranno mai dentro, e poi vado a provarmelo. Chiaramente io so già che è entrato perché, come vi ho detto, ho già montato tutto, vedete? Attenzione, questa plastica nera dei collettori va assolutamente imbattuta col metallo, fate attenzione, e i dischi devono essere contenuti all'interno della plastica. Perché vi sottolineo questo? Un altro problema che mi è capitato, guardate, e che ho risolto. Io ve lo faccio vedere perché non credo che a tutti possa capitare quello che è accaduto a me. Però, quando ho fatto girare questo disco, era completamente storto. Io ho detto, vabbè, non devo mica giocarci. E no, c'è un problema, perché essendo stato montato storto, usciva troppo fuori e non mi faceva entrare questo. Mi faceva rimanere il disco fuori. Ok? Quindi ho dovuto aprire il motore, svitare questo, scollare la plastica dentro e rimetterla diritta. Quindi ecco, se dovesse succedervi una cosa così, ma spero che non siate stati sfortunati come me, dovete agire in questa maniera. Torniamo a noi. Andiamo a reinserire adesso la vite RM nel foro che abbiamo filettato. Quando fate questi lavori vi faccio vedere i punti critici. I punti critici di rottura fondamentalmente sono 2. Uno, se vi cade il motore rompete questo pezzo, e 2, prima di mettere questo. Questi sono i punti critici di rottura. Questo qui va poi inserito in questo foro.
vedete? La plastica, qua. Quindi fate attenzione. Adesso andiamo un momento a levare questi. Prossimo passaggio. Prendete due viti SM, stessa cosa, lubrificante, e ve ne andate ad avvitare qua, guardate. Una qui, ecco perché vi dico, il cacciavite deve avere la punta, non soltanto la punta, ma anche lo stelo più piccolo, perché così io riesco ad andare diritto e l'ho avvitata, anche se sono un po' inclinato. Se uso questo grande, non ce la farò mai. La vito storta, e questo è metallo. Mi raccomando, prima dovete garantirvi il corretto inserimento delle due viti SM qui. Una qui e l'altra qui. Una volta che avete fatto questo, avete fatto il montaggio. Avete risolto tutti i vostri problemi. Guardate subito. Andiamo a mettere questi. Allora, qua abbiamo il filtro. Perfetto. Così. Questo. Uno e due. Quando fate attenzione a questo perno di plastica, fate attenzione a inserirlo piano nel suo foro dedicato, non confondetevi con la vite, quello più grande, quello sopra il foro, e lo inserite, ok? Non schiacciate i tubi all'interno. Fatto questo, guardate quanto è semplice, andiamo a rimuovere questa vite qui, sappiamo già qual è, quindi la lasciamo calamitata sul cacciavite. Prendiamo questo, lo facciamo entrare nei due fori, questo, entra uno qui e uno ovviamente dall'altra parte, eccolo lì, e lo andiamo a collocare nella sua corretta posizione. Non dovete avere fretta, io l'ho già montato 2 volte, ecco qua. Non dovete avere fretta. Fate inserire questo e questo all'interno. Ecco, vedete? Qui siamo dentro, qui siamo dentro. Andiamo adesso ad avvitare la vite. Ma prima di avvitare la vite, dovete controllare che i dischi siano all'interno della parte nera. Ricordatevi questo, perché se sono storti non riuscite a metterli. Andiamo ad avvitare. Ecco, perfetto. A questo punto andiamo a prendere dell'uscita numero 38 i due silenziatori dello scarico, ok? E andiamo a prendere quello che non ha il collarino, cioè, vedete, qui abbiamo il collarino che esce, che poi va inserito qui, prendiamo quello senza. Prima di fare questo, andiamo a svitarci la vite SM, questa qui. Perfetto. A questo punto, guardate, prendiamo la punta e la andiamo a inserire nel foro qui e questo lo facciamo cadere direttamente qua. Dove chiaramente siamo andati a togliere la vite prima.
andiamo a rimetterla. Capite? Se voi non vi siete creati il filetto, vi voglio vedere a metterla questa vite e a metterla bene. Noi praticamente abbiamo già finito il montaggio, perché la difficoltà era crearsi i filetti nella giusta maniera. Sostituisco questo con quello più sottile, come vi ho spiegato, e avvito. Vedete com'è più semplice? Senza fatica. Bene, perfetto. Qui abbiamo il tubo grigio inserito qua abbiamo i due tubi inseriti nei fori. Andiamo adesso a levare l'altra vite dall'altra parte, sempre ovviamente la SM, eccola qui, e andiamo semplicemente a mettere all'interno questo, così, ecco, e fissiamo con l'ultima vite. È un posto abbastanza scomodo, ecco perché risulta impossibile fare un lavoro fatto bene se non vi create i filetti prima e usate il cacciavite con il metallo più piccolo, più fine. Ecco qua. Andiamo a chiudere e abbiamo finito questo montaggio. Ci accertiamo che la vite sia entrata correttamente diritta, visto che abbiamo creato il filetto. Guardate come si avvita bene senza alcun problema. Ecco qua. Ecco. Abbiamo montato tutto. Non vi preoccupate poi, perché nella prossima sessione andremo a mettere la vite all'interno che terrà bloccati questi, ma ancora no. Fate attenzione all'interno che non ci vadano dei tubi di gomma, perché facilmente li potete schiacciare, e basta. Andiamo a controllare che tutto sia correttamente montato. Qui abbiamo un attimo che, se sposto questo forse si vede meglio, vediamo. No, così, ecco, abbiamo montato i tubi all'interno dei convogliatori d'aria, abbiamo i dischi dei freni all'interno della battuta di plastica e abbiamo le marmitte che entrano nei convogliatori. Perfetto, ecco qua, questo è quanto abbiamo montato. Andiamo a vedere ancora cosa c'è rimasto, ma non c'è rimasto nulla, perché questa è la vite che abbiamo appena montato, la SM. Ben così. Finito il montaggio, ragazzi. Perfetto. Io direi che sta prendendo sempre forma e vi garantisco che, ma lo vedete anche da voi, è veramente un modello super dettagliato. Io ho già visto le foto del modello montato che mi ha mandato un mio amico, le ho anche pubblicate sul gruppo e vi devo dire che sono veramente qualcosa di, ma in senso buono, impressionante, è fatto veramente bene. Bene, adesso, ci voleva il colpetto al cellulare perché altrimenti non mi chiamo Michele. Adesso andiamo a vedere quello che abbiamo montato fino al numero 38 e ci vediamo dopo. Ed ecco qua quello che abbiamo montato fino a questo numero 38. Questo è il motore che ho semplicemente appoggiato. Sta veramente prendendo, come vi ho detto, forma. Guardate che spettacolo. Il suo bellissimo cofano anteriore tutto in metallo. Qui poi andrò a personalizzare la mia targa perché ci hanno dato sia numerose lettere che numeri.
il suo cruscotto con la chiavetta dedicata, plastica e metallo, dove il metallo servirà poi da contatto per mandare a massa questi due fili e far accendere il motore o le luci, vedremo. Parafango anteriore, bellissimo. Questo è quello che abbiamo avanzato dall'ultima sessione di montaggio, la numero 38, che è il radiatore, credo, dell'olio. Non lo so, purtroppo non ho quest'auto. Aspettate un attimo. Sì, confermo, radiatore dell'olio. Questa è la testa che andremo poi a montare una volta che avremo messo le viti che terranno fermi i convogliatori dell'aria. Abbiamo la portiera anteriore sinistra lato guida, tutta metallo, vetro basculante come in quella vera. Guardate la verniciatura bellissima, poi vi farò vedere alla fine come lucidarla per togliere tutte le impronte ovviamente. Qui abbiamo l'interno, guardate come è riprodotta veramente bene. E poi sapete che per me questo è uno dei pezzi più belli dell'auto, perché abbiamo la struttura tutta in tubolari metallici e verniciati di nero con ganci metallici e elastici, fascia lombare e sacrale, tessuto vero. Beh, cosa vi devo dire? Io trovo che sia meraviglioso questo modello. Non tutti i modelli vengono riprodotti in maniera così dettagliata. Poi abbiamo tutta la scheda elettronica, il sistema di ammortizzatori indipendenti, che è una delle cose importanti di questa iconica e leggendaria utilitaria francese. Abbiamo anche, guardate, i pistoncini qui che si muovono, entrano e escono a seconda chiaramente se comprimo o rilascio, quindi è tutto veramente corrispondente all'auto vera. Bellissimo. Bene ragazzi, Michele vi saluta, vi dà appuntamento al prossimo montaggio, il numero 39, mi raccomando non mancate. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari. Ciao ragazzi. E un'altra cosa, mi sono forse dimenticato di dirvelo, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Qualora mi fossi dimenticato, mi sono ricordato adesso. Ciao ragazzi!